Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni per il mese di agosto 2025. Abbiamo la carta dell'appeso, amici dello Scorpione. Può essere un periodo di riflessione, un periodo diciamo non troppo veloce, quello di agosto, magari sarete presi dal relax delle ferie. Devo dire che normalmente quando c'è la carta dell'appeso si parla di un periodo un po' statico. Andiamo a vedere con i tarocchi, vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione c'è anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo, il link al corso, al seminario di approfondimento tarocchi e karma che sarà a settembre e sarà un seminario dove insegnerò come fare letture di tipo karmico e sempre nella descrizione ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base di chakra, di metafisica e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, cominciamo con un fante di denari, un 4 di pentacoli, un 8 di coppe, un asso di denari. Qui ho intravisto una bella ruota della fortuna. Abbiamo un 7 di spade, un 10 di spade. Nove di coppe e il sole. Guardate ragazzi, tutto il 4 di pentacoli, il 9 di coppe. Sono già carte che mi rimandano un po' all'energia lenta, se vogliamo, o statica dell'appeso. Adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è l'andamento del mese, dopodiché, e potrebbero anche esserci dei messaggi sciolti tra di loro, e dopodiché andiamo a vedere i single, le coppie e via dicendo. Partiamo da questo fante di denari. Secondo me è un momento dove avete voglia di capire di più, avete voglia di andare avanti, avete voglia di scoprire cose nuove, diciamo, è come se aveste voglia di acquisire conoscenze, c'è la voglia di sapere qualcosa e anche la determinazione necessaria per capire questo qualche cosa. O come riuscire a sapere questo qualche cosa. Andiamo a vedere il 4 di denari. Ok, abbiamo il matto, la luna e un 7 di coppe. Per qualcuno si potrebbe parlare di un riaffaccio o ripescaggio dal passato, qualcuno che magari avevate già frequentato e con il o la quale c'è eventualmente la possibilità di sviluppare qualche cosa, ma considerato questo 4 di denari, sento che siete un po' sulle vostre, siete un po' chiusi. Credo che nel caso arrivi una persona nuova, ehm, questo appeso sia qui per darvi come un momento su cui riflettere, in quanto credo che non vi fidiate molto di questa persona, di quello che dice. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Re di spade, ruota della fortuna nuovamente, 7 di spade nuovamente e asso di spade.
non lo so, come la sensazione che per qualcuno questa persona sia irraggiungibile o possa sembrare inarrivabile, lontana anche mi verrebbe da dire. Può anche essere che qui qualcuno sia ostinato, fissato con una persona che ha conosciuto, e qui vado già a quelli che hanno relazioni esistenti. Ognuno di voi ragazzi applichi la lettura alla propria realtà, eh? Io come avevo detto all'inizio ci sono dei messaggi sciolti, alle volte mi arrivano messaggi per i singoli, a volte per quelli che sono in coppia, e escludete semplicemente messaggi che non vi servono, che non sono vostri. Andiamo a vedere l'asso di denari. Re di pentacoli e 6 di pentacoli. Questo 7 di spade mi pesa un pochettino, perché c'è anche un asso di spade al contrario. Io credo che qualcuno qua eviti di dire qualche cosa, eviterà di dire qualcosa. Magari eviterà di dire sì, un lato di sé, potrebbe non dire, non dare un'idea chiara di sé, o magari di quello che vuole. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Abbiamo un 9 di spade e un 5 di coppe. Io credo che sia una persona che avete già conosciuto e addirittura che avete già frequentato. Perché sento come una sorta di paura. Da un lato c'è come il desiderio di avventurarsi con questa persona, perché appunto o già la conoscete o vi sembra di conoscerla già, magari da qualche vita passata, e dall'altra parte però c'è come un qualche cosa che vi frena perché proprio avendo già avuto esperienza con questa persona sapete già un po' di che pasta è fatta e insomma potreste non fidarvi molto, anche perché comunque ci sono i precedenti. Qui abbiamo 2 7 di spade. Io credo che qualcuno stia omettendo parte di una verità o addirittura dati importanti. Andiamo a vedere il 7 di spade. Mago, 10 di coppe e 5 di pentacoli. Sì, potrebbero non dirvi che magari hanno tentato di farsi una famiglia, fanno ancora parte di una famiglia. Andiamo a vedere 10 di spade. Due di bastoni e asso di denari che avete 2 volte. Avete un sacco di carte che si ripetono, devo dire. C'è questa voglia di cominciare, ma secondo me c'è anche un inizio, eh. Può essere che ci sia come un approccio e questa verità non detta, la vostra titubanza perché sapete che questa persona magari, anzi adesso la guardo. Sacerdotessa, l'intuizione, sapete che, cioè è come se riuscisse già a capire quando la persona vi dice la verità e quando la persona vi dice la bugia o non vi dice qualche cosa, e siccome avete già avuto pregressi, se non è la stessa persona, sono le dinamiche di comportamento, magari siete già usciti con qualcuno che si comportava nello stesso identico modo, quindi sapete com'è la dinamica di comportamento, per cui è come se ci fosse qualche cosa che vi fa tirare indietro effettivamente. Da un lato sento questa spinta in avanti, vuoi perché appunto c'è già, è come se il lavoro un po' fosse fatto, perché è una persona che conoscete già, però è anche parte di quello che vi fa tirare indietro, perché sapete già quali sono i punti deboli della persona. Andiamo a vedere il 9 di coppe.
temperanza e 2 di spade. Ah, sentite raga, e poi anche la carta del sole al contrario, con il 2 di spade, mi dice che non c'è chiarezza mentale nei confronti di questa situazione, di questa relazione ed è per quello che c'è l'appeso, perché secondo me preferite prendervi un tempo, non prendere decisioni, non infilarvi in situazioni che poi non sapete se effettivamente possono essere vantaggiose per voi o no e diciamo così, rifletterci ancora un attimo, vedere ancora un attimo come si sviluppano le cose. È un mese dove sì, ci potrebbero essere effettivamente delle buone basi per iniziare una storia, ma siccome conoscete già o la persona in sé o le dinamiche di comportamento che questa persona vi rispecchia, vi fa vedere, è come se ci fosse una sorta di titubanza nella scelta che andrete a fare. Secondo me sarà più un mese di osservazione. Allora, partiamo dalle persone che sono single. Qui ci potrebbe essere effettivamente una buona intesa con questa persona che andrete a conoscere. Vi dico, la persona potrebbe essere come se avesse dei ritmi diversi, la persona va più in fretta rispetto a quello che andate voi. Già questo potrebbe indisporvi, però quello che mi viene da dirvi, fate attenzione perché secondo me la persona non vi sta dicendo che è impegnata o che comunque c'è un qualche tema dietro. Potrebbe essere, se non è impegnata a livello di relazione, potrebbe avere degli impegni a livello familiare, magari non dirvi subito che ha dei figli, che ha certe responsabilità, potrebbe nascondervi il fatto che è economicamente devastata o devastato, cioè ho come l'idea che qui qualche cosa non venga a galla, che non ve lo dicano. Soprattutto se è una prima conoscenza, diciamo, in un certo senso è anche comprensibile perché quando io conosco qualcuno voglio fare bella figura, non pena. E quindi certe cose magari non si dicono subito, poi dipende a che livello di conoscenza siete con l'altra persona, però sento che insomma l'energia è un po' statica perché è nell'aria che qualche cosa manca, è come se mancasse qualche pezzo del puzzle e quindi rimanete in questa situazione un po' così, un po' dubbiosa, un po' di stand-by, dove ci sarebbero effettivamente le carte in regola per iniziare un qualche cosa a livello apparente, ma dentro di voi è come se volesse osservare meglio, vedere le cose da un'altra prospettiva, prendervi un tempo per fare le vostre valutazioni, insomma. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora qui secondo me c'è un tema, un atteggiamento, un'attitudine, qualche tipo di questione per qualcuno è legata ai soldi, ragazzi, all'interno della coppia, come si gestiscono i soldi, quanti soldi servono per e via dicendo. Insomma, ci sono come dei temi legati al denaro a cui fare attenzione perché soprattutto se siete voi, soprattutto se magari avete un conto in comune e ogni tanto vi togliete qualche capriccio, ditelo al partner, non fatelo di nascosto perché questo sembra quasi vogliate fregare l'altra persona. Magari c'è da discutere perché il partner o la partner non è d'accordo in questo vostro acquisto, sì, fa parte del pacchetto. Però farlo di nascosto non è mai bello, anche perché poi magari l'altro pensa di avere un tot in banca, invece si ritrova con meno soldi, ok? Vi devo dire però che se foste voi dall'altra parte, cioè se non foste voi a fare queste spese per i capricci, vi dico che potrebbe essere qualcun altro che fa queste spese per i capricci, il partner o la partner, ma uno di questi capricci potrebbe essere un regalo per voi, potrebbe esserci come un qualche cosa di bello
che arriva secondo me. E devo dire che per chi ha discussioni in atto, questo momentum potrebbe chiudere, diciamo, i dissapori del passato. Però c'è come qualche bella sorpresa, qualche bella novità per chi è in coppia, ok? È come se questo momento di riappacificazione desse la possibilità di puntare verso nuovi obiettivi per la coppia. Teniamo presente che anche la carta dell'appeso parla di perdono, quindi è come se fosse giunto il momento di perdonare il passato, di perdonare le piccole bugie, però di parlarne, non è che ok, te lo perdono finito, no, perché ti senti nell'esigenza di raccontarmi una bugia, cioè di che cosa hai paura, che mi arrabbi, che ti lasci, che me ne vada, di che cosa, e se ne parla, si affronta la cosa insieme. Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione più o meno, che non si capisce bene se siamo fidanzati, se siamo amanti, se siamo amici con interesse, se siamo trombamici, insomma, per chi è in una relazione indefinita, e sento come se qualcuno di voi fosse, mi verrebbe da dire, arrivato alla frutta. Cioè, c'è una situazione che non si sblocca, che non si muove, qui abbiamo l'appeso tra di voi, sembra come se si creasse sempre la stessa dinamica, è una dinamica di disequilibrio, sento che ci sono parecchie preoccupazioni per quello che riguarda e se succede di nuovo, e se questo, e se non riusciamo a vederci, e se non lascia la moglie, non lascia il marito, se non lo so, si comporta male, se non è vero interesse quello che prova. Ci sono tanti se e tanti ma che non vi fanno stare tranquilli e che non fanno neanche andare avanti la relazione in sé, se ve la devo dire tutta, eh. C'è come una sorta di staticità, sento, a livello di relazione. Guardate, in realtà è come se il non avere le cose chiare vi facesse un po' scendere l'entusiasmo per la coppia. Sento come un po' di aria stantia, quindi magari qualche regalino, qualche sorpresa, qualche new entry potrebbe dare un po' di fuoco a questa relazione che sembra un po' encefalogramma piatto. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo, vediamo cosa vi vogliono dire in più. Lasciati aiutare dagli amici, chiedi e accetta il supporto degli altri. Qui mi viene in mente la parola confronto. Confrontatevi con gli amici, cercate di capire se, non lo so, magari la situazione che state vivendo è propria della vostra coppia oppure se è una cosa magari comune. Si è già girata questa, ragazzi, guardate, cuore fedele, carta numero 35, adesso ne estraggo anche un'altra, però bellissimo perché secondo me nonostante i dissapori, nonostante le cose nascoste, questa carta mi indica in un certo senso fedeltà e quindi ho l'idea che questo sette di spade non sia tanto grave, mettiamola così. Poi abbiamo, carta numero 47, arrivare al traguardo, quindi qualche tipo di risultato sento che ci sarà effettivamente, abbiamo degli assi di denari, abbiamo due volte la ruota della fortuna, insomma, carte di risultati ce ne sono. Io sento che questo traguardo sarà più riferito all'appeso, cioè sarà proprio un mese che vi servirà a vedere le cose da un'altra prospettiva, magari dal punto di vista dell'altro. E questo normalmente aiuta per la comprensione, no? Comprendere quali sono le motivazioni che spingono l'altra persona a comportarsi in un certo modo ci fa essere anche più compassionevoli. Andiamo a vedere una fatina. Wow, abbiamo questa carta che vi parla di una benedizione magica, parla delle benedizioni in sé e vi dice che siamo o che siete assistiti dal magico
dalla magica benedizione di queste fate, e le fate vi ricordano che anche voi potete benedire. Vi ricordate quando una volta l'uomo andava a casa dei genitori della donna per chiedere la benedizione per potersi sposare? È un po' la stessa cosa. È una parola, benedizione o ti benedico, è una parola che ha una vibrazione intrinseca alta, ok? Va bene, amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona questo lavoro, ma se per caso avete tempo solo a mezzanotte, lo potete fare anche per conto vostro abbonandovi al canale. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore, anche se vi dirò ci sono 4 playlist, una è di metafisica, l'altra di metamedicina, insomma bisognerebbe guardarle in ordine di numero perché diciamo che tutto il pacchetto degli abbonati è strutturato come una scuola per chi sta imparando a leggere i tarocchi e vuole sapere che cosa c'è intorno, o anche solo semplicemente per chi appunto vuole affrontare il tema delle credenze limitanti. Comunque vi invito a dare un'occhiata ai titoli dei video, così vi rendete conto dei temi che vado io via trattando. Vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Se non vedete il tasto abbonati è perché avete un iPhone, quindi o accedete da un altro cellulare o dal computer. Detto questo, vi ringrazio tanto per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!